L'unico sistema per starmi dietro è questo: stare in scia a un furgone non fatto da casa. Stare in scia a un furgone. Ciao amici delle biciclette reclinate, lo so, il video ha un titolo un po' pretestuoso e presuntuoso, però la mia domanda è: questa bicicletta può essere la bicicletta fatta in casa più veloce del mondo? Non so. Allora sono andato a fare un giro domenica e ho provato a vedere di fare un po' di confronti laddove si comporta meglio, cioè in pianura, strappi, strappettini, salitine. Certo non il mottarone, però anche sul mottarone comunque se la potrebbe cavare, ma questo è tutto un altro discorso. E allora vediamo, ho inserito nel video alcuni riferimenti anche di telemetria. E ogni volta che incontravo gli amici ciclisti registravo il pezzo. Qua siamo a Dormelletto, è un tratto abbastanza in pianura, come vedrete più o meno l'altitudine è sempre tutti sui 199 metri, e ho incontrato diversi colleghi, ecco. Qui si vede la differenza. La Rev, ciao, simpaticissimo questo ciclista col casco rosso. La Rev non fa scia e ogni volta che si incontrano dei gruppi è inutile stare in gruppo perché ha un passo completamente diverso, è una bici su un altro livello e vediamo perché. Vediamo cos'ha di diverso. Guardate, questa è la differenza rispetto ai gruppi di ciclisti. Praticamente non c'è storia. Sto andando a 48 all'ora, nelle rotonde chiaramente rallento un po', siamo a 27, e questo ciclista cerca di fare la battaglia. Ma non è come la Rev normale. L'unico sistema per starmi dietro è questo: stare in scia a un furgone non fatto da casa. Stare in scia a un furgone. Vediamo i dati. Sono a 400 watt, siamo a 49 all'ora in leggerissima discesa. Guardate la differenza. Ed è sempre così. È sempre così. Questo video deve far vedere come questa bicicletta è su un altro livello. In questo momento, come vedete, non sono in scia, solo parzialmente, qui non sono in scia, ho i miei 300-350 watt, ma non sono in scia e vado come questo ciclista dietro al furgone. 46 all'ora, qui chiaramente c'è da rallentare perché c'è la rotonda, ma quando finisce la rotonda butto dentro i watt e allora è un caso di ciao, ci vediamo la prossima volta, perché questa è una bici che è su un altro livello, se la può giocare con le macchine, si può stare in scia veramente le macchine. È chiaro che io un minimo di potenza ce l'ho, ma non è che sono un professionista, è che ho fatto tanto allenamento specifico, che questo è fondamentale con questo tipo di biciclette, l'ho detto 1000 volte, e non si può passare da una posizione postura tradizionale, andare sulla bicicletta reclinata e pensare di andare forte subito o di fare dei confronti. Ma quando poi si hanno fatti tanti chilometri e ci si è cucita, un po' come nel mio caso che sono fortunato, la bicicletta addosso, non c'è più per nessuno. Guardate la velocità, 45, guardate i watt, non sono tanti. Qui adesso un po' sto tirando, come vedete 360, 350, guardate la differenza, 48, 49, 50, chi è che riesce ad andare a 50 all'ora qua? È in leggera discesa, per carità, ma guardate la differenza. Un altro modo. Ho voluto anche fare un test, un altro tratto, che è il tratto dello strappo dell'Hôtel-Dino, sono 300 metri al 3%, però l'ho fatta tutta, per rispondere alla seconda domanda, ma in quella posizione lì si riesce a scaricare potenza? A me sembra proprio che non si riesca, oltre alla prima domanda che è comoda oppure è guidabile. In questo caso vedete che su una salitina riesco a tirare dentro circa 650 watt, che non credo siano pochi, io sono in questo momento fuori soglia leggermente, sono nella zona neuromuscolare, credo che si chiami, però la potenza la scarico, guardate che potenza. Il telaio non si torce grazie alle ultime modifiche e riesco a scollinare a circa 45 all'ora dopo aver tenuto una media intorno, adesso lo vedremo, ai 47 all'ora. 47 all'ora al 3% è uno strappo, niente da dire, però voglio vedere quanti senza scia riescono con una bici tradizionale a fare una cosa del genere. Infatti il COM è di un certo signor Terrazza Paolo, che credo che sia comunque un ciclista di un alto livello, con 22 secondi.
Io ce ne ho messi 23 senza nessuna scia e sono, adesso lo vediamo, nono su 10.788. È chiaro che non è il campionato del mondo, che qui non correvano le Olimpiadi, però comunque è un risultato di prestigio. Questo è l'unico com che ho tentato in quella giornata lì. Tra l'altro poi, come notate, ero davanti, non so, Strava deve aver fatto un po' di casino, la linea viola era sotto, nel senso che comunque ero davanti rispetto a chi ha fatto il com. Comunque vabbè, è come se l'avessi fatto, insomma, a un secondo va bene. Poi diciamo che nel proseguo del video, la parte interessante del video credo che sia questa, dove ci sono i dati di potenza, dove ognuno può fare le analisi che ritiene opportune. Però volevo anche far vedere che qualsiasi ciclista incontri, e la scena è sempre questa: se con la rev tradizionale, con una reclinata normale o con una bicicletta da corsa, chiaramente si tende a stare nel gruppo, recuperarlo, fare degli strappi, tu, io. Con questa è un altro mondo, con questa non c'è neanche da stare in scia, non c'è guadagno, perché ha così tanto vantaggio aerodinamico che è inutile stare in scia qualcuno che va più piano di te, è una questione proprio fisica, aerodinamica. Qui prendo altri ciclisti, qui c'è credo una ragazza che è dietro e che tra l'altro bruciano il semaforo. Ecco, un'altra cosa che ho notato è che praticamente quasi tutti, non tutti ma quasi tutti, bruciano sta cavolo di semaforo. Io devo ancora capire perché non ci si può fermare al semaforo, che poi alla fine sui forum e sui vari gruppi di WhatsApp ti dicono però voi non fate mai semafori. È vero, lo devo dire, è vero. Poi chiaramente per recuperare il distacco, che mi sono fermato 2 minuti al semaforo, devo pedalare almeno un paio di chilometri, però poi con questa rev si riesce a recuperare quelli che stanno davanti. Eccoli qua. Non mi è servito a niente bruciare il semaforo, potevate evitare. Vabbè, un altro mondo comunque questa bicicletta, è un altro livello. Vi lascio alle immagini, è sempre così. Questi non credo che siano tutti gente che va con la Graziella. Chiunque abbia preso con la KTH. Vabbè, qui vediamo Stresa, bellissima, là dovrebbe essere l'Aveno, in una fredda giornata di metà gennaio. Altro gruppo. E la scena si ripete. Notate che non sto neanche pedalando, quindi è in discesa, circa 2-3%, poi pianura. Guardate. È un altro livello, è un altro tipo di veicolo. È comprensibile che non vengano considerate queste biciclette, perché, guardate. Ditemi voi, come sia possibile che non giriamo tutti con queste biciclette qua. Per me è incomprensibile. Comunque vabbè, il mondo è bello perché è vario. Io comunque continuerò in tutti questi video a sottolineare questa cosa, che c'è un altro modo di pedalare, più comodo, pratico, che in salita va, che in pianura va, che fai tanti chilometri, che ti diverti, che sembra di stare su un caccia quando rolla e beccheggia, anzi più che altro è una questione di rollio, ma anche di beccheggio. Sembra di stare su un aereo. Vroom. E ti passo. Tra l'altro avevo un bellissimo video che ho fatto, cioè avrei avuto un bellissimo video di un'uscita precedente dove ho beccato altri ciclisti, che poi ho ribeccato su Facebook, dove ci sono questi confronti. Ho beccato anche il mitico Stefano Luciani, con cui ho fatto un bel confronto, e alla fine mi dice: caspita, la tua bicicletta non fa nessuna scia. È lì il vantaggio, non fai scia. Se dovessero esserci delle corse fatte con questo tipo di biciclette, in effetti avrebbero delle logiche completamente differenti rispetto a quelle che vediamo al Tour de France. Non si formerebbero i grupponi, sarebbe molto raro, perché non si ha il vantaggio di creare il gruppo. Magari è per questo che nel 1932 credo le biciclette reclinate sono state bannate, perché avrebbero creato magari meno spettacolo, sarebbero state tutte come delle specie di mezze cronometro, perché non c'è vantaggio nel stare in scia, pochissimo, però ci sarebbero state battaglie ben differenti, nel senso che si partiva non in gruppo e si arrivava a chi ce ne aveva di più, quindi magari
anche più democratico come tipo di ciclismo, non so, un altro tipo di ciclismo sicuramente. Quindi video molto pretestuoso, molto ignorante, e spero vi sia piaciuto con tutti questi vari confronti. I prossimi video saranno sulle costruzioni di una nuova REV di cui ho già parlato e vediamo un po' come sarà. Ok? Grazie amici biciclettere reclinate, delle biciclette reclinate, ci vediamo alla prossima. Ciao!